Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Animation, la rubrica in cui parliamo dei film d'animazione. Io sono Ringardian e oggi parliamo dell'ultimo film di Hayao Miyazaki, vincitore dell'Oscar come miglior film d'animazione di quest'anno, Il ragazzo e l'airone. Questo film mi è piaciuto moltissimo, anche se non è diventato il mio preferito del maestro, che continua a essere Il castello errante di Howl. Il ragazzo e l'airone è il film più autobiografico di Miyazaki, probabilmente perché doveva essere il suo Canto del Cigno, ma di recente è giunta notizia che il maestro sia già all'opera per produrre un altro film. Alcuni eventi vissuti dal protagonista Maito li ha vissuti anche Miyazaki, entrambi hanno un padre che costruisce i motori degli aerei e dopo la morte della madre ha sposato la sorella di quest'ultima. Ma l'autobiografia di Miyazaki non si ferma qui, infatti lo si può ritrovare anche nel prozio del protagonista, un mago che ha creato un mondo fantastico e che cerca un erede che lo tenga in piedi. Questo film ha la tipica struttura del viaggio dell'eroe e prende spunto dalla storia più famosa che utilizza questo metodo, la Divina Commedia. All'inizio del suo viaggio Maito trova la scritta "Feccimi la divina potestate", che è una frase che si trova sulla porta dell'inferno dantesco. L'airone, un po' bisbetico e piuttosto inquietante a volte, è la rappresentazione di Virgilio, infatti accompagnerà Maito solo per una parte del viaggio. A guidare il protagonista successivamente sarà una figura femminile molto importante per lui, così come Beatrice lo è per Dante, e alla fine ci sarà una lunga scalata verso una figura divina. Questo film non è per tutti, può risultare noioso e molto lungo per chi si aspetta solo dell'azione, lascia molto all'interpretazione del pubblico, non spiegando tutto del mondo fantastico in cui si ritrova il protagonista. A livello estetico credo di non aver mai visto un film altrettanto bello dello studio Ghibli, ogni frame sembra un dipinto. L'unica cosa che non ho apprezzato è il finale, forse un po' troppo frettoloso. Per me è come se fosse tronco e buttato lì. Essendo un film che prende i suoi tempi, potevano concluderlo sviluppando meglio la fine. Ma ho parlato pure troppo, quindi lascio la parola a voi. Avete visto Il ragazzo e l'airone? Vi è piaciuto oppure vi ha annoiato? Siete contenti che abbia vinto l'Oscar? Se volete che parli di più di questo film, ditemelo che ne posso parlare sul mio canale senza limiti di tempo. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social: Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, X e YouTube. E per altri contenuti su film, serie TV e anime venite a trovarmi sul mio canale Ringardian. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!